Sono sempre più numerosi, sempre più usati e sempre più amati. I monopattini elettrici stanno diventando un'alternativa divertente per il commuting urbano. Oggi parliamo del Ninebot ES2 by Segway. Il più grande vantaggio, ci fa tornare bambini, perché il tragitto casa-lavoro diventerà una parte divertente della giornata, mentre invece il più grande difetto secondo me è il peso, perché sono 12,5 kg che si sentono tutti. Ma andiamo con ordine, vediamo innanzitutto le dimensioni: 43 cm, 113 in altezza e 102. Le ruote sono da 19,2 cm il posteriore, da 20 l'anteriore. Nell'anteriore abbiamo anche il motore è da 300 watt e raggiunge la velocità di 25 km/h. La batteria è qui nel tubo del manubrio, è da 187 watt/ora e garantisce un'autonomia di 20-25 km. Si ricarica in 3 ore e mezza inserendo lo spinotto tranquillamente da un trasformatore domestico. La scelta di collocare la batteria nel tubo verticale alza il baricentro, ma permette di tenere più bassa possibile l'altezza della pedana da terra. Avere una pedana così bassa riabbassa il baricentro e quindi dà sicurezza e stabilità e rende facile la spinta muscolare. Un grande vantaggio delle S2 rispetto agli altri monopattini elettrici è la doppia ammortizzazione, sia all'anteriore, e lo vediamo qui, che al posteriore. Forse si vede meglio nel dettaglio qui. Questo permette di assorbire gran parte delle vibrazioni e solo molto raramente arriva a fondo corsa nell'anteriore. Aprire e chiudere il Ninebot è veramente semplicissimo, basta fare pressione qui e è già incastrato. Per sganciarlo, operazione inversa, si abbassa il parafango posteriore ed è già bloccato. Una cosa utile è che il gancio all'occorrenza può diventare un appendiborse della spesa. Display e monopattino si accendono con un clic, il display ci mostra la velocità, quanta batteria ci rimane, il collegamento Bluetooth con l'app del nostro cellulare e il riding mode che stiamo utilizzando. Qui ad esempio siamo sulla modalità base, quella limitata a 15 km/h. Basta un doppio clic, compare una S, la modalità intermedia che limita la velocità massima a 20 km/h e la terza, un altro doppio clic, la S diventa rossa e porta la velocità a 25 km/h. Sul manubrio troviamo anche i comandi di acceleratore e freno, però per partire non basta azionare la paletta dell'acceleratore, perché come imposto per legge il primo impulso al moto deve essere muscolare. La paletta destra regola la velocità, mentre quella sinistra il freno. Per rallentare infatti le S2 usa il motore della ruota anteriore, che può essere aiutato da un freno meccanico. Per farlo basta fare pressione sul parafango posteriore come nei tradizionali monopattini. Sugli spazi di frenata però bisogna essere un po' larghi di manica, perché se si viaggia a velocità sostenuta bisogna mettere in conto spazi di arresto non esattamente istantanei. Questo è un piccolo punto debole delle S2. Abbiamo detto praticamente tutto, facciamo solo il punto sull'elettronica. Allora, iniziamo dalle luci. Qui ce n'è una anteriore potentissima, illumina davvero bene e basta un clic per accenderla, si vede? Poi ne abbiamo due posteriori, una a destra, una a sinistra, che lampeggiano quando andiamo a frenare. Vediamo come va. Va che è una meraviglia. Il primo approccio non disdegna un po' di prudenza, ma appena si trova il bilanciamento e soprattutto si impara a gestire il baricentro in accelerazione e in frenata, si prende facilmente confidenza e ci si comincia davvero a divertire. È agile, è stabile in curva e il motore risponde con una progressione lineare all'acceleratore sul manubrio.
La frenata, l'abbiamo detto, non è il punto di forza delle ES2 e bisogna prendere un po' le misure sugli spazi d'arresto. L'ideale è quello di riuscire a combinare la frenata del motore con quella meccanica del parafango posteriore. Siamo tornati in redazione per dare un'occhiata all'app. Scaricarla è semplicissima, è disponibile sia per Android che per iOS. Ovviamente quella che stiamo vedendo è già la schermata iniziale e già qui abbiamo tantissime informazioni, soprattutto sulla carica della batteria sia in percentuale che espressa in chilometraggio rimanente. Poi abbiamo due setting, uno è il livello di recupero energia, che può essere regolato in 3 livelli, debole, medio e forte, e l'attivazione o la disattivazione del cruise control. Possiamo anche, sempre da questo menu, cliccando sul simbolo del lucchetto, andare a bloccare il nostro monopattino. Se qualcuno, quando è attivata questa modalità, cercherà di spostarlo, il monopattino vibra, attiva automaticamente il freno motore e emetterà un bip bip, diciamo così, ripetitivo. Per tutte quelle funzioni più avanzate basta cliccare qui in alto a destra e troviamo le informazioni di base sul monopattino, sulla batteria e sullo stato della batteria, le regolazioni dell'unità di misura, della lingua e quant'altro, l'aggiornamento software e due menu che sono luci e velocità, che saranno i più utilizzati. Perché da velocità andiamo a regolare la velocità massima alla quale viaggeremo quando selezioniamo il riding mode base. Va dai 15 km/h massimi a un minimo di 5 km/h. Aprendo il menu luci si apre tutto un mondo, possiamo scegliere e regolare diversi giochi luminosi e ovviamente selezionare i diversi colori e le diverse combinazioni cromatiche. L'app è molto semplice da usare, come abbiamo visto si collega al monopattino attraverso il Bluetooth e, come abbiamo visto, ha anche una grafica molto piacevole.